Good morning guys! Sono già qui fuori con Noise, pronto ad andare alla Firenze Motorcycle per fare il tagliando a lei, ovviamente. Farò uno step indietro fra le varie cose che ho fatto. Devo prendere questa cosa da caricare in macchina, portare con me dietro per farmela montare. Non tanto per montarla, ma visto che ci sono, me la faccio montare e ci faccio fare anche la rimappatura. Avete capito di che cosa sto parlando? Però, prima di continuare, sigla! Cominciamo a rimetterci a po'. Eccoli! La mia bella ragazzotta e il mio bel ragazzettone. Pronti ad andare a accompagnare Papozio? Sei contento? Sì, ok. Benzina come stanno messi? Ce l'ho. Che ore sono? Siamo in fottutissimo ritardo. Avevamo contato di essere là per le 10, sono le 11. Over the top. Cerco di essere veloce nello spiegarvi il perché abbandono loro a favore degli short shot. Ancora una? Primo motivo, vedete che lo scarico più esterno è limato. Partiamo già dal presupposto che io a destra riesco a piegare meno che a sinistra, però con questi scarichi io riesco a piegare meno rispetto agli short shot e sporgono in basso di più. L'aspetto che mi dà un pochino più pensiero è il sound, lo adoro e mi piace da morire, soprattutto quando rilascio gas diventa cupo e un costante borbottio, bello, ma veramente bello, però è un sound abbastanza ingestibile. In zone che sappiamo essere più rischiose, dove ci sono più controlli, città, passi di montagna, alcuni in particolare, butto la quinta, o quantomeno vado a marce lunghe, un filo di gas, e con gli short shot ho un motore che borbotta e ho un sound Harley molto piacevole, tranquillo. Qui ho sempre questo suono molto acuto. Ora qualcuno scriverà nei commenti: sì, ma dove vai che tanto tipo sullo Stelvio ti fermano appena arrivi con gli short shot anche col DB Killer. Ok, c'è questa possibilità, però vi dico anche che io ho già fatto lo Stelvio con questa moto con gli short shot, sono passato davanti a una pattuglia e non mi hanno fatto nulla. Questi scarichi stile drag pipe me li tengo comunque e magari li terrò, li monterò per qualche evento. Esteticamente sono fenomenali. Oh, una galleria! Ah, che bello! Ma dove è andata la mia ragazza? Cioè, sto andando a 90-100 e non riesco a raggiungerla. Se penso che devo lasciare Noise in officina oggi e riprenderla dopo domani, mi prende una tristezza. Eccola! Trovata! Fatela fa culo! Testa di fa culo a me! Ah, fa culo a me perché lui dorme! Ops! Ricca! Madonna che bella questa serie di curve! Vai Noise, vai! Va di fasolata, vai! Lo so che anche tu stai pensando, prima arriviamo, prima il tagliando finisce, prima tu mi riprendi. Lo so, però sempre venerdì arrivo, cioè, quindi capito? Non si può! Mannaggia. Sto provando a ricordare il suono dei miei short shot e non me lo ricordo. Venerdì alla prima accensione vedremo di ricordarci come sono questi scarichi. Come si fa 2 giorni senza di te? Mi mancherà perché ti 2 giorni. C'è un carro funebre qui davanti. Trovarsi un carro funebre davanti fa sempre il suo effetto. Oddio madonna, un altro. No, ascolta. No, oh porco mondo. E ne approfitto per fare un saluto al mio migliore amico che considero come un fratello, anche se poi non era una persona. Pericle, il mio cane, se n'è andato pochi giorni fa. Ora ragazzi, un secondino, ci rivediamo più avanti. Che cazzo, un altro carro funebre, ma che giornata è? Avete visto quanto è bello il mio Pericle? Siamo quasi arrivati e ti dovrò lasciare Noise. Cambiare le marce su Noise ogni volta è una goduria. Fa il rumore che fa Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa la porta macchina che si chiude. Stata crunch! Spegniamo che sennò lo faccio diventare praticamente tonto. Buongiorno! Ma l'hai fatta te questa? Ma un gioiellino. Sta a posto? Vado a prendere gli scarichi, arrivo. Scarichi paracalore. Tu te l'appoggio qui? Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao. Ciao Noise. Ciao bella. Oppa, scusi, grazie. Scusa, grazie. Ci vediamo venerdì quando si torna a prendere Noise. Ciao ragazzi.
Sono appena tornato a casa dal tagliando, ho scaricato le immagini fatte con lei e mi sono accorto che l'audio non è stato registrato per nulla in moto, perché questo cazzatino qui, l'adattatore per il microfono per GoPro 5, 6, 7 e 8, mi ha bruciato l'audio. Dopo tanto tempo che non lo utilizzavo mi sono detto dai, ci voglio riprovare, magari ho sbagliato qualcosa io, riproviamoci. Primi 2 video tutto andava bene e quindi mi sono detto fantastico, perfetto, ho sbagliato io, ottimo, tutto funziona. E purtroppo da oggi lui finisce in un cassetto. Tornerò a registrare con la mia GoPro 4, ovvero non questa ma quella con cui sto registrando. In questa seconda parte del video utilizzerò tutti quegli spezzoni dove l'audio è recuperabile, quindi sperando che poi venga fuori qualcosa di carino, speriamo. E rieccoci ragazzi, vi dico sin da subito che per l'emozione di venire a prendere la moto sono uscito di fretta e furia da casa e non ho preso la giacca, quindi guido a maniche corte. Siamo arrivati, andiamo a prendere Noise. Bellina, guarda te. No, questo video se l'ha comprata così, l'ha comprata. Che spettacolo, spettacolare. Ho rimontato gli short shot, ora sentiamo il sound della prima messa in moto, sono curioso. Ragazzi, ci rivedremo qua insieme perché lui fa anche pezzi su misura artigianali. Mi ricordo tipo la staffa, bobina e quanti chilometri l'ha fatti lui. Vado. Mica, grazie. Grazie a te. Giornata. Ciao a te, buon lavoro. Pronti ragazzi? Siamo tornati agli short shot. Mi sei mancata, cazzo! Bella tu sei! Eccoci arrivati alla fine di questo video. Quindi a Noise di diverso cosa c'è? Da questa parte nulla, perché ancora non ho rimesso la pedana passeggero. Da quest'altra parte abbiamo gli short shot e la pedana passeggero già rimontata. Non vedo l'ora di ripartire in coppia per qualche giro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!